In questo video ci soffermeremo sulla preparazione dei modelli digitali CAD 3D per la prototipazione 3D con tecnologia FDM. In particolare sarà mostrato come predisporre i file per la stampa 3D di modelli architettonici sviluppati in ambiente Rhinoceros. Ci riferiremo questa volta alle stampanti 3D basate su tecnologia FDM da Fused Deposition Modeling. Le stampanti 3D di questo tipo utilizzano speciali plastiche facilmente lavorabili quando riscaldate. Anche il funzionamento di queste macchine, materiali e processi di controllo saranno meglio approfonditi nel MOOC relativo alla prototipazione fisica Digital Base. Lì potremo anche vedere alcune macchine al lavoro presso il nostro laboratorio di Ateneo Labora e alcuni prototipi fisici realizzati con questa tecnologia di stampa. Qui ci limiteremo a richiamare alcuni aspetti relativi al principio di funzionamento in quanto utili per una corretta elaborazione a monte del modello CAD 3D in vista della stampa FDM. L'azione principale avviene tramite un componente chiamato estrusore, che possiamo pensare come uno speciale pennino alimentato da un filamento di plastica allo stato solido. L'estrusore è infatti in grado di muoversi nel piano XY e la plastica estrusa viene così depositata sull'apposito supporto, seguendo tracciati di varia forma. Al termine dell'operazione il supporto trasla verso il basso, consentendo all'estrusore di deporre un nuovo tracciato. Ogni tracciato viene definito layer e la sovrapposizione dei diversi layer genera appunto il modello fisico 3D. Questo procedimento, ottimale per la stampa di elementi verticali, comporta qualche limitazione nella stampa di elementi inclinati, da valutare anche in rapporto alla forma complessiva dell'oggetto da stampare, e talora aggirabili prevedendo in fase di modellazione digitale l'aggiunta di sottili elementi verticali ausiliari di supporto da rimuovere a stampa ultimata. Tralasciando gli aspetti più tecnici relativi all'ottimizzazione dei file, in parte dipendenti dal tipo di materiale e dallo specifico dispositivo di stampa utilizzato, vediamo insieme le principali fasi preparatorie per la stampa FDM. Il primo passo consiste nella scelta della scala di stampa, che richiederà quasi sempre modifiche più o meno incisive del modello CAD 3D, se non, come si è già visto per la stampa con macchine da taglio CNC, una riprogettazione ad hoc del prototipo digitale in vista della realizzazione del prototipo fisico. Insomma, anche in questo caso non è quasi mai possibile stampare un modello digitale 3D così com'è. Ogni stampante FDM è in grado di realizzare stampe di un dato volume massimo stampabile. Nel nostro esempio abbiamo considerato come volume di riferimento un volume massimo stampabile di 14 x 14 x 14 cm, tipico delle piccole macchine da stampa oggi ampiamente disponibili sul mercato. Accingendosi a stampare presso un service Fab Lab è consigliabile informarsi preventivamente sulle dimensioni massime di stampa utilizzabili, solitamente maggiori. Descriveremo ora come procedere per editare un modello architettonico 3D in ambiente Rhinoceros in vista della stampa 3D. Per iniziare, se il modello da stampare è più grande del volume massimo stampabile, dovrà essere necessariamente suddiviso in parti, richiedendo la preventiva progettazione in ambiente CAD 3D della sua scomposizione in stampa e del successivo assemblaggio degli elementi stampati nel corrispondente prototipo fisico. In questo processo la scala di rappresentazione è un fattore determinante, in quanto essa influenzerà non solo la dimensione reale del modello, ma anche il numero e il livello di definizione dei dettagli che saranno in esso contenuti. A titolo di esempio, mostreremo la preparazione dei file per la stampa FDM del modello di un padiglione di piccole dimensioni, iscrivibile in uno spazio di circa 10 metri x 10 metri x 10 metri, in due diverse scale di rappresentazione. Ci proponiamo di realizzarne una stampa in scala 1:100. In questo modo il modello potrà essere interamente contenuto nel volume di stampa massimo indicato. Per prima cosa impostiamo l'unità di misura del file CAD in millimetri e scaliamo il modello usando il rapporto di scala 1:100. Per il momento non consideriamo i dettagli più minuti e complessi come i sostegni e dunque li nascondiamo momentaneamente dalla vista. Le parti rimanenti si presentano come semplici elementi geometrici separati. Possiamo tuttavia unirli in un volume unico mediante l'unione booleana o Boolean Union. Prima di procedere però è necessario valutare la presenza di ulteriori dettagli di progetto che potrebbero ora risultare così piccoli da renderne impossibile la stampa nella scala prescelta. Nel nostro caso abbiamo deciso di sostituire alcuni elementi con nuove geometrie semplificate. Come si diceva, di fatto dobbiamo quindi riprogettare ad hoc il modello per le nostre finalità di stampa, salvaguardando nel più possibile l'identità architettonica. Si può procedere in vari modi.
Ad esempio, tramite il comando cilindro, generiamo un volume corrispondente all'ingombro delle pareti perimetrali del modello. Eliminiamo poi gli elementi tecnici interni alla struttura di copertura, in quanto non visibili dall'esterno. Generiamo quindi, ad esempio tramite il comando revolve, un volume semplificato della copertura a partire da una sua sezione caratterizzante. Otteniamo così un volume geometricamente più essenziale, ma che descrive correttamente la configurazione generale del progetto. Ora che gli elementi sono stati semplificati, possiamo selezionarli contemporaneamente, per poi attivare nuovamente il comando Boolean Union. L'esecuzione del comando unirà gli elementi scelti in un unico solido. È bene qui precisare che qualsiasi rielaborazione del modello originale 3D per la stampa FDM dovrà comunque approdare a un nuovo modello digitale tridimensionale, composto da elementi anch'essi tridimensionali. La stampa 3D mediante tecnologia FDM può realizzare infatti soltanto modelli stampati nei quali, in quanto veri e propri oggetti fisici, nessuna delle tre dimensioni abbia valore nullo. Questa ulteriore circostanza, seppure così evidente all'esperienza e apparentemente innocua, può avere invece un forte impatto in fase di preparazione alla stampa 3D FDM sulla rielaborazione dei modelli digitali di architettura, che possono viceversa contenere superfici prive di spessore, linee, curve e perfino punti. Molte sono le soluzioni possibili e non sempre univoche, richiedendo spesso articolate elaborazioni modellistiche in ambiente CAD 3D per essere correttamente sviluppate. Vediamo quindi come intervenire in presenza di elementi molto piccoli o di una superficie effettivamente priva di spessore. Visualizziamo nuovamente il layer dei sostegni. Questi elementi, in fase di stampa, potrebbero dar luogo a problemi, in quanto alla scala da noi prescelta risulterebbero estremamente sottili. Procediamo perciò a modellare una forma analoga e sovrapponibile, ma che risulti fisicamente stampabile. Possiamo, ad esempio, iniziare col sostituire l'insieme dei sostegni perimetrali con una superficie cilindrica che li contenga. In questa fase otteniamo ancora una superficie inequivocabilmente priva di spessore. Per accertarci invece della effettiva tridimensionalità degli oggetti da stampare, è possibile selezionare il gruppo di elementi di nostro interesse e attivare il comando Show Edges dal menu Analyze. Una volta selezionata la voce Naked Edges, vedremo evidenziati tutti i bordi nascosti di eventuali superfici prive di spessore. Questa funzione evidenzia anche i bordi di eventuali forature di elementi apparentemente chiusi. Per procedere alla stampa 3D è necessario eliminare tutti i bordi evidenziati, chiudere i fori presenti e fornire uno spessore alle superfici che non lo hanno. Nel nostro esempio è possibile selezionare il pattern dei sostegni e tramite il comando Offset Surface attribuirgli uno spessore uguale alla misura Distance sopra riportata. Infine, avendo cura che la forma generata è quella del padiglione con bacino, utilizziamo nuovamente il comando Boolean Union per unirle in un modello unico. Ora che l'analisi dei Naked Edges non presenta più criticità, sarà finalmente possibile esportare il modello in un formato adatto alla stampa 3D. Scegliamo in questo caso il formato STL dal menu Export Selected. Nella finestra seguente potremo impostare la misura della massima distanza ammissibile, quindi la tolleranza, tra i punti del modello iniziale e i punti della mesh risultante dall'esportazione. Si tratta essenzialmente di un indicatore di qualità del processo di esportazione. Utilizziamo qui il valore di default. Il modello, così rielaborato ed esportato in formato STL, potrà ora essere fornito a operatori o servizi specializzati Fab Lab per la stampa 3D, previa ulteriore ottimizzazione in funzione del materiale e del dispositivo di stampa effettivamente impiegati, aspetti nei quali, come già segnalato, non ci addentreremo. Per concludere, apriamo il software Cura dedicato all'elaborazione dei file STL per la comunicazione dei dati di stampa alle stampanti 3D. Una volta scelto il modello della stampante da utilizzare, il file STL può essere inserito per trascinamento all'interno dell'ambiente software Cura. Dopo averlo visualizzato, premiamo il pulsante Slice e successivamente la voce Preview. Vedremo così apparire sullo schermo un'anteprima di stampa del modello, comprensiva di ulteriori informazioni utili come il tempo di realizzazione necessario ad eseguire la stampa. Se avessimo voluto realizzare il modello in dimensione maggiore, ovvero partendo da una scala di stampa a minor denominatore, avremmo dovuto suddividerne la geometria complessiva in più file di stampa, oppure utilizzare una stampante di maggiori dimensioni, e in ogni caso dettagliarne maggiormente la geometria.
Ciò è sempre possibile seguendo gli stessi criteri di semplificazione precedentemente descritti. A titolo di esempio, mostriamo una scomposizione del modello realizzata per lo studio dei principali componenti tecnici in vista della predisposizione dei file per la stampa 3D dei corrispondenti elementi, questa volta in scala 1:50, da assemblare manualmente in seguito.